advance. Bentornati, ben ritrovati su MRTV. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere un ospite speciale che è tornato a trovarci, il professor Bacco. Ciao, grazie per l'invito, grazie a tutti. Grazie a te per la disponibilità e soprattutto per tutto il lavoro che avete fatto e che state facendo veramente con ottimi risultati. Tra il quale appunto uno dei principali, poi quello che ha avuto anche un successo enorme, è stato proprio la pubblicazione anche del libro Strage di Stato, che sta andando veramente molto bene, vedevo in testa a tutte le classifiche di vendita praticamente, quindi finalmente forse intanto le persone tornano a leggere e questa è già una notizia positiva di per sé. E come dicevamo prima appunto dell'esordio della registrazione, anche all'interno della nostra stessa associazione il nostro presidente Gioele Magaldi ha avuto veramente parole enormi di apprezzamento proprio per il lavoro analitico che è stato fatto di esame e di descrizione di un quadro veramente ampio. Vuoi magari darci qualche indicazione, qualche chicca per invogliare quei 2 o 3 che non l'hanno ancora comprato a farsi avanti e approfondire questo tema? Ma sai, è un libro inchiesta, noi siamo stati attaccati, come ben sai, dal mainstream, c'è stato il Foglio che ha fatto addirittura le prime pagine su questo libro, attaccandoci da tutti i punti di vista. In realtà quello che, così come il Corriere della Sera, la Repubblica, perché veniva visto come un giudizio, in realtà è un libro inchiesta. All'interno di questo libro non ci sono giudizi, anzi il giudizio viene lasciato a chi legge. Noi diciamo le verità, a volte verità molto scomode, cioè abbiamo raccolto, come dicevi tu, la cronologia di tutto ciò che è successo e abbiamo messo in evidenza degli errori che ormai sono accertati. Uno tra tutti, sicuramente il fatto di non aver fatto le autopsie ha sicuramente è stata la causa di migliaia di morti e anche la causa dello sporcare molte mani di molti medici che in maniera del tutto involontaria purtroppo pensavano di curare, invece in quel momento stavano uccidendo le persone. Ma questo chiaramente diciamo è un dato di fatto oggi, tant'è vero che abbiamo cambiato almeno una parte di quegli errori, non li abbiamo cambiati tutti perché ancora purtroppo continuiamo a essere causa della morte di molte persone, quasi uno sterminio con questa vigile attesa e la tachipirina. Uno dei motivi sicuramente anche per comprare il libro è quello che questo libro, tutto il ricavato va in beneficenza per un orfanotrofio che si trova in Sud America e questo penso sia anche un motivo in più per farlo. Assolutamente sì, e penso che sia più che meritorio, diciamo, già solo questo aspetto, diciamo, vale il prezzo del biglietto, come si suol dire. Ricordiamo tra l'altro poi che oltre a te, che sicuramente diciamo non hai trattato degli argomenti medici come primo passato per strada, ma non solo da un'esperienza teorica ma anche pratica veramente attiva sul campo, c'è anche il magistrato Giorgianni, quindi è stato veramente un'analisi profonda a tutto campo che ha unito probabilmente un'inchiesta di tipo medico, scientifico, giuridico a 360 gradi da questo punto di vista. Sicuramente no? La presenza di Angelo Giorgianni è fondamentale perché io sono un medico, quindi diciamo un uomo di scienza, quindi non sono capace, lui ha la sua esperienza gli permette di vedere oltre, di fare delle sintesi perfette, di dare ordine alla cronologia, sembra un controsenso, ma in realtà è così. E poi c'è anche la prefazione di Nicola Gratteri, che è un magistrato che in questo momento è impegnato in una delle più feroci guerre all''ndrangheta, un maxi processo che non si vedeva da molti anni, su cui in realtà molto si è anche sul suo nome molto diciamo fantasticato. In realtà, ripeto, questo è un semplice libro inchiesta, ognuno lo può leggere con molta serenità e poi dare il proprio giudizio su quello che
è accaduto. Mi piace sottolineare una cosa perché è giusto dirla. Alcune mie frasi molto provocatorie che ho detto nel passato, tipo il vaccino acqua di fogna, gli ebrei comandano il mondo, oppure le bare di Bergamo, sono state in realtà piazzate nel libro. Nel libro non ce n'è assolutamente traccia, però voglio anche ricordare che quelle frasi, io le ho spiegato più volte, a parte che andrebbero un attimo contestualizzate, sicuramente alcune sono state eccessive, quella sugli ebrei, però bisogna contestualizzarla in una, in una trasmissione a Zanzara che comunque è molto goliardica, quindi io venivo attaccato, vabbè, insomma, comunque è stata sbagliata, però in realtà questo libro non ha niente dell'antisemita, non ha niente, in ogni caso erano frasi estremamente provocatorie. Certo, Certamente non è che io penso che nel vaccino c'è l'acqua di fogna. Chiaramente, certo. come ben sai anche tu, addirittura il vaccino acqua di fogna risale a un anno e mezzo fa quasi, dobbiamo pensare che eravamo una piccola parte per niente ascoltata e chiaramente ogni frase doveva avere anche quel minimo di provocazione per essere in qualche Necessario. modo esatto, necessaria. No, no, mi fa piacere nel senso, anche su questo punto infatti era uno degli aspetti su cui si era fermato anche appunto Gioele Magaldi quando aveva analizzato e dato un giudizio sul libro, nel senso che come abbiamo visto oggi, anche lui sottolineava questo aspetto, diceva probabilmente tanti giornali, giornalisti o giornalai che hanno parlato di questo libro non l'hanno letto, perché io me lo sono letto dalla prima all'ultima riga e anche bene, e io tutte le cose che ho trovato sui giornali qui dentro non ci sono, anzi mi dispiace non aver trovato sui giornali le tante cose che ci sono qui dentro, ma che magicamente invece lì io non trovo, perché mi piacerebbe che fossero scritte determinate cose che sono contenute in questo libro e che non sono ipotesi o situazioni futuribili, ma analisi concreta di fatti, prove, dimostrazioni, analisi inconfutabili. Quelle sì, mi piacerebbe trovarle a quel punto, che poi uno le voglia discutere, contestare, dibattere, ma almeno mettiamoci quello che c'è in quel libro, se del libro vogliamo parlare. E sono perfettamente d'accordo con te. Purtroppo, e questo è un dato di fatto, chi ha recensito il libro, addirittura il, ehm, il direttore del Riformista ha dovuto ammettere quando Stella del Corriere della Sera ha detto il libro non mi piace per quello che dice, ma non ci sono le frasi che dite voi, e ha ammesso di non averlo letto e di essersi fidato di una, di una fonte. Questo è abbastanza, diciamo, triste il fatto che i giornalisti di giornali nazionali come il Corriere della Sera, la Repubblica, il Foglio, il Fatto Quotidiano, lo stesso Riformista in realtà vadano in qualche modo a fare una critica a un libro senza averlo neanche letto, perché veramente le frasi che loro continuano a ripetere ancora, ma fino a qualche giorno fa, proprio non ce n'è traccia nel libro, cioè fanno parte di una battaglia che io, Giorgiani e tutti gli eretici abbiamo fatto in quest'anno e mezzo, mettendo a rischio la nostra professione, mettendo a rischio tutto, chiaramente sbagliando anche tanti passaggi, ma piazzate lì in maniera assolutamente strumentale. Ripeto, il libro è un libro inchiesta, è un libro che è una fotografia di quello che è successo, una fotografia però impietosa e senza pietà, cioè una fotografia netta, dove non abbiamo nascosto nulla. Questo probabilmente dà fastidio. A noi queste cose non le abbiamo mai fatte, non abbiamo mai nascosto neanche i nostri limiti, quindi non abbiamo Certo. nascosto nulla. Certo, certo, come è giusto che sia. In questo periodo diciamo che ormai è diventata quasi la normalità, dove tutto diventa al contrario di quello che dovrebbe essere, e quindi anche un'associazione banalmente come la vostra, che altro non chiede che il rispetto delle regole, della legge, della normalità, di quello che è la scienza medica, alla fine si debba chiamare l'eretico, quasi come fosse una cosa normale, quando invece dovrebbe essere la base da cui partire per poi eventualmente parlare di altro. E quindi questo mondo un po' alla rovescia, diciamo che abbiamo imparato a conoscerlo da qualche tempo, ma soprattutto nell'ultimo anno abbiamo visto
una spinta, un'accelerazione senza precedenti. E io, proprio ricollegandomi a questo tema, abbiamo chiesto poi oggi, nella giornata di oggi, anche a molti nostri soci o anche a utenti che ci seguono sui vari social, sulle nostre pagine, di provare a inoltrarci alcune domande da sottoporti. E diciamo proprio una di queste, di una delle nostre socie, Sara, si ricollega molto a questo aspetto ancora di cui parlavamo prima, cioè l'assurdo è che la scienza è arrivata a capire in ritardo, in anticipo, quello poi ne possiamo discutere, ma determinati punti fermi, come l'aspetto di cui stavamo parlando prima, per esempio delle autopsie, una volta fatta la prima autopsia si è arrivati a alcune conclusioni che non sono sindacabili a seguito dell'esame che è stato fatto. Eppure, diciamo, nonostante tutte queste nuove scoperte che dovrebbero essere a vantaggio poi della gestione e di tutto il resto, si continua a viaggiare come su due mondi paralleli, cioè uno che progredisce e l'altro che rimane inesorabilmente fermo al punto di partenza con le quattro frecce. E in merito a questo, la domanda, diciamo che appunto come dicevo prima, non so se è un auspicio o una domanda, dice: se fosse ministro della salute, ad oggi quali linee guida, non obblighi, avrebbe senso mettere in atto e quali gli obblighi, diciamo, vigenti, diciamo, sarebbero da perseguire o da introdurre come nuovi? In sostanza, sperando che se ci fosse questa possibilità di una nomina a ministro della salute, Ma sai, cosa bisognerebbe poi fare nella pratica? Cioè, adesso io girandomi un po' dietro, no, in questi 2 anni, quasi 2 anni, io ho capito la persistenza di Speranza come ministro della sanità, mi ha sempre un po' incuriosito, perché io dico, nella più grande tragedia ed emergenza sanitaria che l'uomo abbia mai affrontato negli ultimi 200 anni, perché così ce la presentano, continuiamo ad avere un ministro che ha fatto una serie di errori, le autopsie, le terapie, ma soprattutto un ministro che non capisce nulla di medicina, ma non perché sia uno stupido, potrebbe anche essere uno stupido, ma questo non è una cosa che interessa a noi, perché non è un medico. Cioè mai forse come in questo momento sarebbe stato corretto avere in quel posto un medico che avesse anche un certo tipo di apertura mentale. Quindi penso che il ministro della salute è molto difficile che io lo faccia, perché mi ritengo proprio all'opposto dei concetti di Speranza. Però una cosa noi dobbiamo dirla. Allora, questo è un virus influenzale, penso tu sappia, io ho studiato tanti anni in America sui virus RNA. Come tutti i virus influenzali che hanno fanno queste incredibili mutazioni con una rapidità enorme. Allora, una volta che il virus è entrato, facciamo un esempio di una stanza, ci sono 10 persone, se entra il virus o non lo fai entrare, o una volta che è entrato si devono infettare tutti. Non c'è possibilità, non ci sono alternative. Quindi la fortuna potrebbe essere che quelle 10 persone si creano un'immunità di gregge per cui 3 sono schermate. Ma alla fine il risultato è quello, ma questo lo dice la medicina, non lo dice Bacco. Quindi io da Ministro della Salute che avrei fatto? Avrei assolutamente messo da parte i soggetti deboli, tipo un malato oncologico, un malato, quindi là aveva anche senso l'utilizzo delle mascherine, non quelle che fanno usare a noi, ma mascherine serie. Avrei tolto quelli estremamente anziani, avrei chiaramente fatto proliferare il virus. Ma voi dite, questo è un pazzo? No, il problema non è che sono un pazzo, è che l'unica immunità vera è quella naturale, il cosiddetto vaccino naturale. Perché voi dovete sapere questo, che la proteina che noi ci stanno inserendo, io non ho fatto il vaccino, però è una piccola parte del virus. Tant'è vero che chi si è vaccinato all'inizio, fra poco, lo dicono stesso loro, si può reinfettare. Perché? Perché il virus nel frattempo è mutato. Chi invece si è infettato con il virus ha conosciuto, il sistema immunitario ha conosciuto tutti gli aspetti di questo virus. Vi faccio un esempio. La variante giapponese ha l'80% di struttura completamente diversa dal virus che abbiamo avuto noi.
Però vedete, noi siamo immuni, chi si è infettato è immune da quella variante, perché comunque il 20% è comune. Chi invece ha fatto il vaccino non ha quel 20%. E quindi di conseguenza che succede? Che è come se non avesse fatto neanche il vaccino. Allora l'immunizzazione naturale, siccome noi ci siamo resi conto, uno che questo virus si cura, perché questa è l'immagine che noi dobbiamo sempre, la notizia che dobbiamo dire, la malattia c'è, il virus esiste, la malattia va rispettata come tutte le patologie, ma si cura. Abbiamo una terapia perfetta, noi oggi curiamo come Retico circa 600 persone in casa e nessuna di queste, ti vorrei far vedere i messaggi che ci mandano, cioè, ma noi non abbiamo fatto niente di eccezionale, abbiamo preso i 4 farmaci che vanno utilizzati e li abbiamo fatti utilizzare. Quindi, voglio dire, sicura, però noi dobbiamo immunizzarci, perché vedete, stare 5 mesi chiusi, il virus rimane lì, mica scompare, anzi nel frattempo muta e quindi troviamo anche un virus ulteriormente diverso. Allora, o ci infettiamo e immunizziamo tutti, oppure continueremo a fare, saremo dei vaccinati cronici, perché dovremo fare richiami continui su tutte le mutazioni. Arriveremo a 4 o 5 vaccini l'anno e Che non c'è poi diventa alternativa. anche impraticabile, come abbiamo visto dal punto di vista pratico. Noi tante volte scherzando. Però le case farmaceutiche mica gli dispiace tanto sto fatto. No, assolutamente. No, no, noi dicevo scherzando i primi tempi, appunto, quando si iniziava a parlare di obbligo vaccinale, tutte queste cose qui, tra di noi molte volte scherzando dicevamo, beh, la nostra speranza, quella vera, non il ministro ovviamente, sta proprio purtroppo anche nell'inefficienza che si è venuta a creare, perché non riuscendo a vaccinare neanche chi supplica di poterlo avere il vaccino, figuriamoci, diciamo, andare a prendere a uno le persone, cioè ci vorrebbero anni per farne uno, figuriamoci richiami e tutto il resto. E da questo punto di vista devo dire che oggettivamente anche qui siamo in perfetta sintonia, nel senso che questa posizione che hai espresso, devo ammettere a mia colpa, diciamo, non era la mia del primo mese, quindi questa appunto della libera circolazione del virus. Io, diciamo, il primo mese ho voluto dare credito a quella sorta di emergenzialità, tale per cui arriva questa botta, dicevo, il periodo di incubazione cos'è? 2 settimane, devi capire un attimino da che parte girarsi, va bene, io ti do 3 settimane, un mese, me ne sto anche a casa quel tempo che però poi mi aspetto che effettivamente succede qualcosa. Una volta che ho visto che non è successo niente, a quel punto vuol dire che anche se uno era in buona fede, la strada è quella sbagliata, mentre siamo sempre lì. Il nostro presidente, anche lì prendendosi le prime parole da noi in primis e poi da tutti gli altri, proprio nei primissimi giorni sposava questa tesi che dicevi tu adesso, che poi si è dimostrata alla fine quella corretta da parte anche di chi l'ha applicata. Il nostro amico Diego ci chiedeva anche infatti per il futuro, soprattutto per quello che riguarda i giovani, i giovanissimi e la loro salute non solo fisica ma anche psicologica, il loro equilibrio dal punto di vista di quello che poi è stata la loro vita interrotta. Penso gli abbiamo già risposto, nel senso ribadire fino all'infinito che si cura. Io vorrei, no, allora che si cura, non c'è ombra di dubbio, abbiamo la profilassi, abbiamo i farmaci, a parte quelli del profilassi, che sono i competitori, che possono essere la lattoferina, ma soprattutto l'idrossiclorochina, antinfiammatori, antibiotici ed eparina. Questi 3 base, questi 3 farmaci, in alcuni casi il cortisone, sono alla base e vi assicuro che non muore nessuno. Abbiamo visto soggetti che partivano da 88 di ossigenazione, li abbiamo portati a 99 e noi non siamo degli stregoni o dei luminari della medicina. Quindi voglio dire, sia chiaro, quindi voglio dire, la terapia c'è e non c'è problema. L'aspetto più importante è che deve essere iniziata subito. Il problema più grande è il vero e proprio decadimento fisico che c'è in giro. Siamo tutti invecchiati, tutti. Siamo tutti parzialmente ingrassati, siamo tutti parzialmente demuscolarizzati. Tutto questo, che può sembrare una sciocchezza in realtà non è. E soprattutto abbiamo, perché questo significa che noi nei prossimi mesi, nei prossimi anni avremo tantissime patologie del metabolismo, oltre alle patologie psichiatriche che già ci stanno inondando.
I dati ufficiali del Bambino Gesù, ma di tante strutture, ci parlano di patologie, depressione, ma anche patologie e quindi sindrome depressivo-maniacali, che sono ormai all'ordine del giorno. Abbiamo una impennata di vendita dei farmaci psichiatrici e in generale dei calmanti, tipo lo Xanax. Cioè, queste sono cose, io non dico, io dico, non è colpa di nessuno, però questa è una cosa che noi pagheremo a caro prezzo. E quello che stiamo pagando ancora di più, l'ha detto Filippo Anelli, che è il presidente dell'Ordine dei Medici, che tu forse sai, io non ho mai trattato benissimo, però ha detto una cosa verissima, l'ultima volta a radio anch'io su Radio 1, e ha ammesso 6 diagnosi su 10 oggi di cancro sono in fase avanzata. Sì. Cioè, ciò significa che noi stiamo, perché è saltata completamente gli screening di prevenzione. E questa è una cosa che è devastante, non solo per il Servizio Sanitario Nazionale, ma anche in generale, chiaramente, per i malati oncologici. Non facciamo più prevenzione, non investiamo più nella ricerca ormai da 1 anno e mezzo nel cancro, perché non lo facciamo più, e c'è gente che, voglio ricordare che una diagnosi di melanoma o di pancreas, di cancro del pancreas o di cancro del colon fatta con 20 giorni di ritardo equivale ad una condanna a morte. È fatale. E questa è una cosa che sanno i medici, l'ha ammesso lo stesso presidente nazionale che ha detto per colpa del Covid purtroppo sono saltati dei meccanismi. Io non dico di che colpa, io dico soltanto che sono cose che pagheremo carissimo. E purtroppo la cosa che più mi ha lasciato sconcertato è quando quello che ha detto il responsabile nazionale dello screening proprio dei tumori del colon, che rappresenta il principale killer nell'uomo, insieme a volte si sorpassano al cancro del polmone, che ha detto che oggi 54 persone su 100 rispetto a 1 anno e mezzo fa non fanno più i controlli al colon. Devastante. È un dato devastante. Ma infatti quello che ci si aspetta, come giustamente dicevi anche tu, cioè più che trovare in questo momento è colpa di questo, è colpa di quello, che come giustamente dicevi interessa fino a un certo punto e ci sarà tempo e modo, cioè quantomeno smettere di peggiorare le cose, cioè almeno limitarsi a gestire i problemi che ci sono e smettere quantomeno di aggravare la situazione, di crearne Sì. e di crearne di nuovi, perché alla fine il più delle volte tutte le misure che sono state intraprese si sono rivelati, come si suol dire, in moltissimi casi la cura è stata peggio del male, nel senso che si è visto che poi alla fine un problema da 10 è stato tramutato in un problema a 100, poi in buona fede, in cattiva fede o come sia stato fatto, in questo momento interessa fino a un certo punto, ma alla fine la sostanza è quella. C'era anche una domanda, mi è capitato più volte anche tramite il servizio, noi proprio sull'inizio, già verso marzo, avevamo aperto un servizio di sostegno legale gratuito al quale però inevitabilmente poi ci hanno contattato moltissime volte per qualsiasi tipo di problema, anche medico e quant'altro. E un nostro socio era uno di quelli che ci segnalava anche questo tipo di problema molto ricorrente, ovvero lui diceva: dal 7 dicembre di botto ho anosmia e ageusia, diciamo che per 2 settimane quasi totalmente, poi a poco ho recuperato, ma ad oggi, a distanza di quasi 5 mesi, ancora mi manca un 20-30% per entrambi i sintomi. Lui chiedeva sostanzialmente se questa cosa è normale da pazientare oppure se si può intervenire in qualche modo per facilitare anche la riabilitazione, perché tanti ho sentito poi faticare nella fase successiva. No, hai detto una cosa giustissima, una cosa che noi stiamo vedendo curando questi centinaia di pazienti è che questo virus a volte ha dei colpi di coda. Cioè, nel senso, è un virus, ricordiamo, che 8 volte su 10 è completamente asintomatico. Quando è sintomatico, a volte sembra che abbiamo superato la patologia e poi invece ha sempre qualche colpetto di coda. E possono rimanere dei sintomi, sì, tipo questo di non sentire più gusti, non avvertire più gli odori, ma come anche la tosse, così come anche a volte
una leggero calo dell'ossigenazione. L'elemento fondamentale, certo, è chiaro che ricordiamocelo, il virus una volta che entra, l'elemento fondamentale che ci hanno detto le autopsie è che crea dei fenomeni trombotici. Allora l'occlusione può essere più o meno evidente e poi arriva ai polmoni. L'arrivo ai polmoni però molto spesso in realtà dà vita a delle polmoniti che non sono legate al virus, ma sono legate al fatto che il soggetto infettato diciamo, presta il fianco a dei batteri. Quindi là parliamo di Covid, però già non c'è più l'unico elemento virale. La cosa più importante è la tempestività. Cioè l'unica cosa che non va fatta è l'attesa vigile, quella che molto spesso viene chiamata dai medici di famiglia, che rappresentano un elemento particolare di tutta questa storia, perché i medici di famiglia sono praticamente scomparsi, cioè non visitano più, non fanno diagnosi a distanza, sono un elemento un po' carente in questo momento, tant'è vero che i pochi che continuano a fare il loro mestiere in coscienza saltano alla cronaca, no? Allora, tempestività, evitare la tachipirina, perché la tachipirina, questa è un'altra cosa abbastanza incredibile, la tachipirina non è mai stata data nelle infezioni virali, perché diminuisce uno dei più forti antiossidanti che noi abbiamo, che si chiama glutatione, e quindi nelle infezioni virali non va presa. Noi dobbiamo prendere antinfiammatori, antibiotici ed eparina. Nei soggetti a cui io dico sempre a quelli che curo io, continuate la terapia anche per altri 3-5 giorni, anche quando pensate di aver superato tutto, perché proprio per questo motivo che possono rimanere questi sintomi. È un fatto abbastanza normale, fossi lui, tranne se non è proprio, diciamo, in qualche modo fortemente limitante per la vita quotidiana, eviterei, altrimenti sicuramente antinfiammatori, perché il problema, diciamo, che lascia il virus è un problema di natura esclusivamente infiammatoria. Ottimo, ottimo. No, ci ho tenuto molto perché appunto è una cosa molto ricorrente, questa è una cosa molto ricorrente. Alla domanda infatti subito successiva un altro socio Piero faceva più o meno lo stesso tipo di domanda, più che altro perché appunto il medico curante di base aveva prescritto inizialmente la tachipirina, poi finalmente gli aveva dato dei cortisonici col quale questo suo amico era guarito, ma si chiedeva cosa fare nel caso in cui il medico di base si ostini nella prosecuzione della tachipirina e vigilante attesa, nel senso che, come diceva qui, lì è andata bene, ma se avessero continuato su quella linea forse non sarebbe andata, forse No, l'esito sarebbe stato diverso. Ma in questo caso il medico ha sbagliato 2 volte, perché probabilmente alcuni dei sintomi, il cortisone è un immunosoppressore. Quindi perciò il cortisone noi non lo diamo subito, perché se dato immediatamente, che cosa fa? Abbassando la risposta immunitaria può addirittura favorire l'infezione. E anche però un forte antinfiammatorio. Allora noi dobbiamo darlo non all'inizio. All'inizio va bene, io diciamo segnalo il Brufen, che tra l'altro è un farmaco che non ho mai preso, quindi per cui non ho interesse, ma l'ibuprofene, che è diciamo, il principio attivo, ha dato dei grandissimi risultati in questo caso. Quindi qualsiasi farmaco a base di ibuprofene dà ottimi risultati. Quindi il Brufen 2 volte al giorno, l'azitromicina 1 volta al giorno e l'eparina la sera. È chiaro che bisogna sempre confrontarsi col proprio medico e tutto il resto. Certo. Però diciamo questa è la terapia. La vigile attesa no, perché il problema, ma del resto guarda, io non ho mai visto nella storia della medicina dire ad un paziente aspettiamo che tu stai proprio male e poi iniziamo a curarti. Cioè, è una cosa che sta proprio fuori, è gente fuori di testa. Cioè la vigile attesa, se tu sai che sei infetto e sai che questo virus può dare delle conseguenze, sappiamo che quando si manifesta il più delle volte purtroppo ha già infettato da qualche giorno, quindi già non dobbiamo evitare l'idrossiclorochina perché la profilassi è completamente saltata. Però, ripeto, grande messaggio di speranza, tutte le persone che si sono curate con questo protocollo hanno avuto, certo c'è stato che è stato anche molto male, però hanno sempre avuto una restituzione integrale di se stessi. Quindi assolutamente sì, noi abbiamo fatto anche un protocollo come Eretico, è pubblicato sia sul sito dell'Eretico, l'eretico.org, sia sui social, quindi chi vuole è gratuito, va lì, se lo prende, si confronta col medico e vede un po' come va. Ottimo. Io direi
io personalmente starei qui altre ore, diciamo, perché ci sarebbero 1 milione di domande, soprattutto che poi ci sono pervenute da tutti i canali social e quant'altro, quindi probabilmente ne avremo per altri 6-7 giorni da andare avanti, ma tenderei a non abusare oltre della tua disponibilità e della tua pazienza. E... Volevo io Sì, dirti una cosa, c'è stato qualcuno volentieri. del vostro movimento che io rispetto molto, no? Mhm, Di questo vostro gruppo, adesso io non mhm. sono, che vedo che siete un gruppo che non solo lavorate bene, non approfittate, perché come, sempre, come tu ben sai, ci sono tante realtà che purtroppo stanno in qualche modo monetizzando anche questa forma di- di volontariato. Qualcuno mi ha Purtroppo sì. chiesto volevo dire giusto in 2 minuti perché il vaccino no, perché questo vaccino è la prima volta. È molto semplice, io voglio ricordare, noi abbiamo in questo momento 2 vaccini che sono Pfizer e Moderna, che sono quelli che agiscono che lavorano con l'mRNA, cioè Mhm. l'RNA messaggero che noi inseriamo all'interno dell'organismo, entrato all'interno dell'organismo, va purtroppo nella cellula, nella parte più intima dell'uomo, che è appunto il citoplasma, e viene in qualche modo copiato, cioè noi non inseriamo il virus, ma ce lo produciamo dall'interno. Mentre tutti gli altri sono a DNA. Essere a DNA significa che vanno direttamente nel nucleo cellulare, quindi AstraZeneca, Sputnik e Johnson e Mhm. Johnson, come vogliamo chiamare. I vettori sono diversi. Però la domanda che mi facevano è: ma sono così diversi? In realtà sono tutti uguali, questa è una cosa da dire. Cioè tutti e 5, anche se con vettori diversi, in realtà il meccanismo è sempre lo stesso. Entrano all'interno della cosa più intima che abbiamo, che è la cellula, e lì lavorano. Ora io non voglio dire lavoreranno bene, lavoreranno male, però è la prima volta, dico, nella storia dell'uomo che succede una cosa del genere. Cioè con vaccino, che è una terapia genica che non è un'offesa, perché la terapia genica è una cosa seria. Però noi la terapia genica oggi la utilizziamo solo in alcune forme terminali di cancro, tra l'altro con Certo. il consenso delle persone. In questo caso noi agiamo comunque sul nostro genoma. Ora, andrà bene, andrà male, io non lo so, però sicuramente l'entrata di questo vaccino non ci lascia così come eravamo all'inizio. Purtroppo sì, e quello è poi, non lo so, io anche solo da un punto di vista pragmatico, per fare proprio una chiosa su questo ultimo tema, l'ho sempre vista male questa tendenza a prendere una decisione unica per tutti, perché dando molto peso alle probabilità dico, beh, se va bene, ma se va male, se facciamo tutti la stessa cosa, cioè tante volte le specie in generale, anche animali, umane, sono progredite proprio perché c'era uno che andava dall'altra parte e alla fine gli è andata meglio a quello lì. Quindi nel dubbio io uno spiraglio me lo lascerei sempre, mettiamola così, cioè, per non saperne leggere né scrivere, come dicevano una volta, tenderei a quel tipo di soluzioni solo se proprio veramente si sta per sfiorare il dramma. Anche perché io leggevo l'altro giorno un dato abbastanza, mi ha fatto riflettere, non l'avevo mai ricollegato, su cui magari possiamo lasciare una qualche riflessione, una qualche speranza. L'anno in cui fu fatto il famoso concerto di Woodstock. Ah, Io non ricordavo e non sapevo che era proprio in concomitanza di una delle allora più grandi epidemie che ci furono della cosiddetta asiatica, che già all'epoca fece 1 milione di morti, eppure la loro reazione fu un tantino diversa, diciamo. Ci ricordiamo delle questo no, non lo immagini, sapevo neanche io, ti ringrazio perché non lo sapevo neanche io, quindi non li vado. avevo collegati e fantastico, cioè nel senso quando l'ho letto effettivamente sono andato anche a ricercarmelo perché mi sembrava, con gli occhi di oggi sembrava una cosa quasi inverosimile e è Sì. bello, mi è piaciuto abbinare le due immagini ed immaginare che un altro tipo di approccio e di soluzione è possibile. Quindi Sicuramente. grazie ancora, grazie mille al dottor Grazie a Bacco, te, grazie per grazie di la cuore, tua complimenti. immensa disponibilità, grazie mille, grazie a tutti voi che ci avete seguito e ci auguriamo come sempre che
tutto quello che abbiamo fatto sia stato di vostro gradimento, e vi aspettiamo alla prossima. Lasciateci i vostri commenti e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed effort to convert retreat into advance.